Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Guardate, ho fra le mani due livelle laser autolivellanti, entrambe della Cigman, entrambe con un raggio a 360 gradi, ma hanno una differenza. Una ha 3 torrette, quindi 12 linee, l'altra invece ha 2 torrette, quindi 8 linee. Cosa significa? Che questa costa di meno ed è la Cigman CM720. Quest'altra invece, che già vi ho fatto conoscere, è la Cigman 701. Due prodotti molto validi che ci permettono di poterlo utilizzare sia a livello hobbistico che a livello semi professionale, ma anche professionale, perché effettivamente sono robuste e fatte bene. Io questa l'ho sfruttata tantissimo, avendo questa possibilità delle 3 torrette ci permette di lavorare in situazioni anche particolari, ma con 2 torrette riusciamo a lavorare perfettamente, se non abbiamo questa necessità della terza torretta, praticamente in quasi tutte le circostanze. Siccome sono dei prodotti che ritengo davvero validi, utilizzandolo ormai da parecchio tempo, allora voglio farvele conoscere e ovviamente vi metterò anche il link giù nel primo commento e nella descrizione. Il prezzo di questa è di circa 130 euro, questa invece circa 160 o 170, non ricordo di preciso. Come vedete c'è una bella differenza di prezzo, quindi se non avete necessità della terza torretta, questa può essere ottima. Mettiamola quindi sul bancone, vediamo come sono fatte, confrontiamole e traiamo le conclusioni assieme. Iniziamo. Apriamo quindi la valigetta con cui viene venduta, che questa volta, rispetto al modello precedente che aveva questa borsetta semirigida, è davvero molto robusta, una plastica molto rigida, fatta davvero bene, sia per quanto riguarda la finitura, sia per la decorazione, quindi la scritta Cigman, che per quanto riguarda la superficie. Davvero molto bella, fatta molto bene. All'interno troviamo anche un'altra protezione in gomma piuma e qua troviamo la nostra livella e i suoi accessori. Allora, partiamo dagli accessori. Questo è un supporto che ci permette di posizionarla tramite questi due magneti su una superficie metallica, oppure possiamo anche appenderla, e questo è il passo filettato uguale a quello dei cavalletti delle macchine fotografiche, perché possiamo anche avvitarla e tenerla su un treppiedi oltre che su questo supporto. Poi abbiamo quest'altro accessorio, anch'esso magnetico, con un supporto nella parte posteriore che adesso vi farò vedere, vi spiegherò come si utilizza. Questo è il cavo USB di tipo C per poterla ricaricare, e questo invece è un treppiedi con regolazione micrometrica. Questo è il manuale di istruzioni, ovviamente con tutta la spiegazione di come si utilizza, scritto anche in italiano. E questo invece è un telecomando che ci permette di comandarlo anche a distanza e dare le impostazioni più importanti. Quindi guardiamo la livella e accendiamola subito, e prendiamo anche la sorella maggiore. Quindi nella mia mano destra ho la Cigman CM720, il modello nuovo, e questa invece è la Cigman 701. Come vedete, affiancandole sulla parte bassa non troviamo praticamente nessuna differenza. Lo stesso per quanto riguarda la parte frontale, la parte superiore e la parte posteriore. La differenza quindi è su questa torretta, che qua non è stata applicata, e questo si traduce in peso minore e maggiore facilità di trasporto, perché possiamo riportarla molto più comodamente avendo un ingombro inferiore, ci costa di meno e non avremmo qualcosa che non utilizziamo. Per il resto sono praticamente identiche. Il suo funzionamento prevede l'accensione tramite lo scorrimento di questo tastino oppure la pressione prolungata del tastino di colore rosso. Infatti, premendo il tastino di colore rosso e mantenendolo premuto mentre il tastino scorrevole è in posizione rivolta verso il lucchetto di colore chiuso, la livella si accenderà, ma in questo caso non sarà autolivellante, ci permetterà semplicemente di emettere il raggio laser sia orizzontale che verticale a 360 gradi. In questo caso a cosa serve una livella che non livella? Serve a poter posizionare in base a come decidiamo noi su una superficie, per esempio delle piastrelle, dei quadri, oppure per poter verniciare con delle inclinazioni che ci permettano di mantenere fissa la posizione senza doverci vincolare al livellamento automatico del nostro dispositivo. E ci viene segnalato in 2 modalità, con questo lampeggio come vedete intermittente, perché potremmo anche dimenticare di averla accesa in questa modalità, quindi questo lampeggio ci avvisa, capiremmo che non è autolivellata. Oppure l'altro sistema che utilizza per avvisarci è questo LED di colore rosso. Come vedete, se io invece faccio scorrere verso la destra questo tastino, questo LED diventerà di colore verde e la livella inizierà ad autolivellarsi, sia per quanto riguarda l'orizzontalità che per quanto riguarda la verticalità. Ma nel caso in cui io la spostassi per più di 4 gradi, dato che il suo autolivellamento si ha solo quando è posizionata su un piano entro i 4 gradi, allora in quel caso si accenderà di nuovo di colore rosso e lampeggerà molto velocemente. In questo caso, come vedete, abbiamo sia la proiezione verticale che la proiezione orizzontale, quindi con H e V, che stanno per orizzontale e verticale, possiamo accendere o spegnere quello che desideriamo, sia quando la livella è in modalità autolivellante che quando è utilizzata in modalità fissa. Però per spegnerla, sia che l'abbiamo accesa da questo tastino che se l'abbiamo accesa facendolo scorrere, se questo tastino viene posizionato in
questo modo si spegnerà automaticamente e spegnendosi automaticamente si disattiverà anche il pendolo, perché il sistema di autolivellamento sfrutta un pendolo che porta in posizione i due raggi e ha un'autonomia incredibile che arriva a ben 50 ore se utilizzata con la minima potenza. Infatti è possibile anche regolare la proiezione semplicemente premendo questo tastino. Come vedete riusciamo ad abbassarla per ritornare poi alla proiezione con la massima potenza, ed è molto comoda questa regolazione perché oltre a risparmiarci l'autonomia della batteria, quindi permetterci di utilizzarla più a lungo e ricaricarla meno frequentemente, ci permette quando non è necessario di ridurre la sua potenza e avere anche un raggio più sottile che ci dia la possibilità di essere più precisi quando segniamo il punto per poter poi praticare ad esempio dei fori con il trapano eccetera. Con un raggio così potente riusciamo a vederlo anche se la luce ovviamente non deve essere molto diretta. Se abbiamo una giornata molto soleggiata sotto al sole, nessuna livella laser, nemmeno quelle che costano centinaia e centinaia di euro, riusciranno mai ad essere visibili. È necessario sempre che ci sia un minimo di ombra. Comunque sia, questa è davvero molto luminosa. Ora però diamo un'occhiata agli accessori. Voglio iniziare da questo piccolo telecomando. Cosa fa? Semplicemente ci permette di regolare l'intensità luminosa e di variare la proiezione. Quindi solo quella verticale, solo quella orizzontale oppure entrambe. Quindi ho la possibilità di attivare o disattivare quello che mi interessa e poi quando mi serve posso riaccenderlo. E posso regolare ovviamente anche l'intensità luminosa, quindi consentirmi di gestirla come se stessi agendo su questi tastini fisici, ma senza andarla a toccare e andare ad alterare, perché basta davvero un minimo movimento, andiamo a sfalsare la regolazione che avevamo preso con cura e quindi vanifichiamo tutto il lavoro precedente. Con questo invece abbiamo questa possibilità che effettivamente non è da sottovalutare. E a proposito di autonomia e di batteria, da questo vano posteriore, quindi questo sportellino in gomma, possiamo ricaricarla utilizzando la presa USB di tipo C, che ci consente di utilizzarla anche mentre è sotto carica. E questa è una cosa molto importante perché basta avere un power bank oppure avere una presa di corrente a disposizione per poterla utilizzare anche se la batteria si scarica. Quindi oltre alle 50 ore di autonomia abbiamo quest'altra possibilità. E questi 4 LED, come vedete abbiamo l'ultimo che sta lampeggiando, indicano il livello di carica della batteria. Ora guardiamo gli altri accessori. Utilizziamo il suo treppiedi con regolazione micrometrica. Quindi si fissa in questo modo, dopodiché abbiamo la possibilità di regolare la sua proiezione con molta precisione. Se io utilizzo questa rotellina ho la possibilità di girarlo, tra l'altro questa rotellina si muove con dei piccoli scatti che ci permette una regolazione davvero molto precisa. Questo treppiedi ha questi piedini che si avvitano e che si svitano e che quindi ci consentono di adattarlo alla superficie sulla quale lo abbiamo appoggiato e sono pure appuntiti in modo che non possano scivolare. Tra l'altro qua abbiamo quest'altra filettatura che ci consente di fissarlo sui treppiedi che richiedono questo tipo di filettatura. E quindi questo accessorio a cosa serve? Serve a poter fissare per esempio dei controsoffitti e a regolare l'altezza. In questo caso l'accessorio va fissato magneticamente sul pezzo che noi dobbiamo regolare, avendo preso come riferimento con la nostra livella per esempio il controsoffitto dalla parte opposta, e ci permette di sollevare più o meno il pezzo che dobbiamo fissare utilizzando i riferimenti che abbiamo dal magnete fino al centro e quindi di spostarlo di un tot di centimetri regolando l'altezza in riferimento con l'altro controsoffitto che è perfettamente allineato con la nostra livella. Ora invece vediamo quest'altro accessorio che, come vi ho detto, è magnetico ed ha anche un forellino per poterlo appendere, quindi utilizzare un chiodo, una vite eccetera. Da questa parte invece abbiamo questi due magneti che hanno un'ottima adesione, quindi ci permettono di fissarlo su qualunque superficie metallica. Tra l'altro, come vedete, in questo caso un magnete non ha fatto presa perché questa chiave ha questa svasatura, quindi nonostante tutto ha un'ottima adesione. Quindi diamo un'occhiata solo alla proiezione verticale, avendo le linee con circa 2-3 mm di distanza una dall'altra. Come vedete, partendo dal tetto abbiamo la linea che rimane perfettamente parallela all'altra e quindi sono perfettamente allineate, come vedete, fino a giù. Ovviamente qua c'è un ostacolo che impedisce che la proiezione prosegua, però abbiamo la stessa identica distanza per tutta la proiezione, quindi perfettamente allineata e ovviamente perfettamente livellata. Ora proviamo a sovrapporre le due linee. Ok, in questo modo ci siamo e guardate, abbiamo praticamente una sola proiezione, quindi anche in questo caso perfettamente allineata dalla parte alta e dalla parte bassa. Adesso mi allontano, le sposto in modo da farvi vedere che effettivamente sono due. Ok, va bene, spero che questo esempio vi basti.
E adesso, cercando di non proiettare il laser sui miei occhi, siamo arrivati alle conclusioni finali. Come avete visto, effettivamente una vale l'altra per quanto riguarda le prestazioni e la precisione. Per quanto riguarda invece il prezzo e ovviamente anche la valigetta che è molto più robusta, su questa abbiamo un vantaggio per tutti gli hobbisti o comunque per chi non ha bisogno della terza torretta. Per questa invece abbiamo un prodotto molto più completo che ci permette di utilizzare 12 linee qualora sia necessario sfruttarle tutte e tre. Io vi lascerò i link sia di una che dell'altra in modo da poter decidere quale modello preferite. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!